Ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del Tagliagole. Oggi ragazzi, video secondo me molto interessante, soprattutto per la rubrica neofiti. L'idea me l'ha data l'amico Ivan che mi dice: ma perché non fai una bella tabella con per acciaio, la casa produttrice di coltelli ovviamente, che secondo te lo lavora meglio? Secondo me è una bella idea ragazzi, perché può indirizzare un neofita tra inox e carboniosi. Ragazzi, alla fine, una volta che scegli se inox o carbonioso, scegli il tipo d'acciaio e vai a vedere qual è la casa che secondo me lo produce meglio. Ovviamente lo lavora meglio ragazzi. Ovviamente ragazzi, parliamo di pareri personali, quindi prendete questo video con le molle, con le pinze, con i guanti antiradiazioni nella camera stagna dove manipolano l'uranio. Prendetela un po' come volete, sono pareri personali miei dati dall'uso, dalle mie prove che ho fatto. Quindi ragazzi, metto le mani avanti, non c'è nulla di scritto, ovviamente sono pareri personali, però l'idea, soprattutto per un neofita che deve orientarsi in mezzo a 1000 nomi e a 1000 ditte, secondo me è una bella cosa. Ditte, marchi, chiamiamoli marchi. Ragazzi, allora, prima di questi qua sono tutti gli acciai, poi vediamo. Prima i saluti, salutiamo Massimiliano di 6 anni da Verona e il papà Fabio. Ciao ragazzi, ciao a tutte e due. Francesca di 3 anni e Paola di 6 anni da Pesaro, la provincia di Pesaro, scusate, e la mamma Claudia. Un bacione a tutte e tre, ciao. Claudia, sono contento che ci sono anche donne che guardano il parchetto, perché sennò tutta questa bellezza sarebbe sprecata. Andiamo avanti, andiamo avanti. Marina di 8 anni e il papà Gianluca da Vanzaghello. Mi stavo incartando perché dico le cavolate, poi mi incarto. 8 anni Marina da Vanzaghello, qua vicino a Milano se non sbaglio, e il papà Gianluca. Ragazzi, un abbraccione a tutti. Adesso andiamo a farci una bella chiacchierata su acciai e case produttrici. Via! Eccoci qui ragazzi, pronti a farci questa bella chiacchierata insieme sugli acciai e chi secondo me li lavora meglio. Ok, parliamo di aziende produttrici di coltelli, ovviamente. Praticamente dove andare a prendere, secondo il tipo d'acciaio, l'acciaio migliore. Poi ragazzi, sono sempre pareri personali miei, mi raccomando, non c'è nulla di scritto, però per quello che ho provato vi dico. Partiamo con gli inox ragazzi, 420 HC. Ragazzi, 420 HC dovete andare in bac, a parte essere dei pezzi di storia, il 420 HC dei bac è temprato da Dio ragazzi, da Dio. Il 124 si è smontato, ma la lama è rimasta intatta e tagliava ancora come un rasoio. Tantissima roba. 420 HC dai bac, andate dalla bac. Ho provato anche i Gerberg, che anche loro ragazzi vanno sicuramente bene, ma non sono a livello dei Bach. Perciò Bach prima scelta, Gerber seconda scelta di 420 HC. Per il 440C ragazzi io vi indirizzo sull'N695, è lo stesso acciaio, cambia solamente il nome, ok? Le ditte spagnole lo chiamano N695, è esattamente lo stesso acciaio del 440C. Ragazzi, la Kudman con il suo N695 440C come volete, ragazzi, io mi sono trovato da Dio. Il 299 è una bomba, andatevi a vedere la recensione, l'abbiamo massacrato, abbiamo tagliato roba enorme, coltellone da bosco che è andato da Dio. Se vedete la recensione dello Scout, ragazzi, mi si è rotto, ma perché ho pestato come un dannato su un tronco così duro come l'acciaio con praticamente un coltello da cucina. L'ho rotto per colpa mia, infatti, ripeto, non ho nemmeno chiesto il rimborso alla Kudman, l'ho rotto perché sono un babbazzo io. Però ragazzi, N695 della Kudman, guardatevi la recensione del 299, c'è da restare a bocca aperta. Andate da loro per il 440C. 14C28N ragazzi, secondo me il Nord della L che abbiamo provato non da molto, andate a vedere la recensione. Ragazzi, 14C28N è un ottimo inossidabile, si riaffila facile, non mi aspettavo di certo una tenuta del filo così alta, non me l'aspettavo ragazzi, e soprattutto anche passare
in roba grossa e dura non ho avuto nessun cedimento strutturale, tanta roba, mi è piaciuto. Quello della Elli o L che volete, andate a vedere la recensione del Nord, ragazzi, restare a bocca apertina. 12C27 potrei consigliarvi o quello della Brisa o quello della Mora, ragazzi. Comunque avete anche qui un acciaio con un'ottima resistenza all'ossidazione. Il filo lo tiene il giusto, ragazzi. Sia l'Eldris della Mora che il Necker 70 della Brisa, ragazzi, mi hanno stupito perché hanno tenuto il filo più di quanto pensassi. Tra l'altro col Firesteel parte a cannone, ragazzi. 12C27 o Brisa o Mora, secondo me potete andare tranquilli sia di qua che di là. N690 ragazzi, al sottotitolo Estrema Ratio, come tratta l'N6E90 Estrema Ratio, ragazzi, non ce n'è proprio, dai. N690 è Estrema Ratio, ho provato tantissimi N690. Per fare un esempio, se provate, non sentite me, provateli. Se provate l'N690 di Fox e l'N690 di Estrema Ratio, sono due mondi opposti. Ok, l'acciaio è lo stesso, ma il trattamento, ragazzi, la lavorazione è quello che fa la differenza. Quello di Estrema Ratio, ragazzi, sembra completamente un altro acciaio rispetto a quello di Fox. Quindi N690 assolutamente Estrema Ratio. Poi passiamo, ragazzi, al Niolox. Niolox, ragazzi, giochiamo in casa. Simone Tonolli praticamente lavora quasi esclusivamente Niolox, ragazzi. Lavorando sempre lo stesso acciaio non è, ragazzi, diventare monotoni, è imparare e arrivare anche al dettaglio più dettaglio di tutti sullo stesso acciaio e con delle prestazioni veramente altissime. Niolox, Simone Tonolli, andate a vedere il suo store, ragazzi, tanta roba. Ciao Simone. Niolox, dopo il Niolox passiamo all'Elmax. Elmax, ragazzi, TRC, assolutamente. Ho provato sia quello della Furniven, che è tutto microchippato, sia quello della Brisa. Non hanno assolutamente le stesse prestazioni di quelli della TRC. Ragazzi, TRC davanti a tutti costa un fucile, coltelli da 500 euro, però ragazzi la tenuta dell'Elmax è straordinariamente superiore alle altre marche, ragazzi, almeno di quelle che ho provato io. Elmax TRC davanti, ragazzi, a tutte le altre marche. Poi passiamo al VG10, ragazzi. VG10, per quanto non sia proprio un acciaio da bosco, ho voluto rimbastardirmi a provare il VG10V della Furniven. Ragazzi, va bene, il coltello lo sto usando, tra l'altro è uno di quelli che uso ultimamente. Va bene, il filo lo tiene un po' così. Se dovete scegliere per forza un VG10, state in casa Furniven, non guardate altro, ragazzi, perché già è un acciaio che come unica qualità ha il fatto di essere inossidabile, ottimo inossidabile. Guardate questa qualità nel bosco, se volete proprio un VG10 Furniven, assolutamente. Anche il COS Furniven, ragazzi. Andiamo invece di Cruair, ragazzi. Cruair, provati sia quello di Benchmade che quello di Spyderco, secondo me Spyderco è decisamente superiore. Poi sono stati provati in modi diversi, quindi comunque non c'è un rapporto diretto, diciamo, però secondo me, anche per come arrivano affilati, Benchmade mi sta sulle palle che affila veramente col culo. Ragazzi, secondo me affila troppo grezzo Benchmade. Quindi Spyderco per partito preso, perché affila da Dio, davvero da Dio. Per tutti gli altri, ragazzi, inossidabili, stiamo sempre parlando di inossidabili, S30V, S35VN, S110V, K390 che non è più inossidabile, però siamo sempre in casa Spyderco. Ragazzi, per gli acciai esotici Spyderco è una spanna sopra. Perché pago così tanto un coltello col manico di plastica? Perché fanno un investimento nella ricerca degli acciai veramente alto. Se cercate acciai esotici, Spyderco, ragazzi, Spyderco tutta la vita, davvero tanta roba. Andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti con il D2. Passiamo agli acciai che non sono più ottimi, non hanno più un'ottima resistenza all'ossidazione, ma iniziano a essere un pochettino da curare. D2, casa, ragazzi, giochiamo in casa, Wonder Tactical, abbiamo avuto diversi problemi con i loro coltelli, o il manico o il codolo non lo sapevate ancora, la prossima recensione che esce è un piccolo scoop.
prossimo coltello Wonder Tactical aveva il codolo che sfondava il dito. Però ragazzi, a parte questo, la vedrete a breve, ragazzi, possiamo dire quello che volete, ma la tempra del D2 di Wonder Tactical fa veramente paura, ma paura davvero, paura davvero. Quindi D2 assolutamente Wonder Tactical, ragazzi. Se volete un D2 super performante, Wonder Tactical, il D2 lo tempra da Dio. Sleipner, Lion Steel, scrivetelo insieme, una parola vuol dire l'altra praticamente, perché ragazzi lo Sleipner come lo tratta Lion Steel, io non ne ho trovati. Lion Steel una spanna sopra, adesso stiamo provando anche il loro SR11 nel bosco, ragazzi, coltello viaggia da paura, viaggia da paura, veramente tantissima roba. Ovviamente mi sono accorto adesso che ho lasciato indietro un inossidabile House 10A, ragazzi, Cold Steel, ragazzi, House 10A per me ha una parola sola, Cold Steel. Poi lo stanno usando anche diverse altre marche, ma non ci ho fatto dei test. L'ho provato sul Cubase di Alessandra, però ci ho fatto solo le prove sul balcone, quindi non posso dare un giudizio per adesso sulla tenuta, sulla lunga distanza. Se devo consigliarvi ragazzi, un House 10A Cold Steel, scusatemi, tutta la vita, mi è andata via la voce su tutta la vita di Cold Steel. Ragazzi, dallo Sleipner di Lion Steel passiamo al 3V Bark River, ragazzi, assolutamente Bark River. Fatta la prima affilatura, perché solitamente arrivano talmente fini al filo con un attimino di tempera bruciata che al primo utilizzo fanno delle microcippature, però una volta ripassati, ragazzi, andate via tranquillissimi, è una garanzia, un tagliente pazzesco e lo riprendete semplicemente con lo strop. Tantissima roba, davvero ragazzi, impressionante il tagliente dei Bark River in 3V. 3V, se non volete spendere così tanto, perché Bark River si parla di dollaroni, il Benchmade, ragazzi, il Benchmade in 3V, tanta roba, anche Lion Steel col suo 3V è tanta roba, però ragazzi, se devo mettere davanti qualcuno è Bark River. Passiamo adesso invece, ragazzi, agli acciai che ossidano a guardarli. Li guardate e ossidano immediatamente. Allora, parliamo in casa italiana. C70 e K720, Luca Donati. Andate da lui. Come li tratta lui, ragazzi? Sinceramente, per adesso non ho ancora trovato. Luca li tratta da Dio. K720 e C70, Luca Donati. Se parliamo di 1095, ragazzi, 1095 ne ho provati, però come esie, come tops non ce ne sono. Metteteli allo stesso livello, non ce ne sono, ragazzi. Non ce ne sono davvero, fanno paura da quanto sono performanti. Devo pagare 300 euro per un 1095, per un Todd de Fer. Ragazzi, le prestazioni poi quando li provate vedrete che vi danno ragione. Ho speso 300 euro ma un coltello super prestativo e soprattutto che si riprende stroppandolo. Tanta roba, altissima resilienza tra l'altro, quindi tanta roba, tops esi per il 1095. Provato, per farvi un esempio, quello di Boker, ragazzi, non è neanche lo stesso acciaio, non è nemmeno lo stesso acciaio, ragazzi. Se parliamo di D2, i D2 cinesi non sono paragonabili al D2 di Wonder Tactical, capiamoci. Sempre D2, la sigla, però non è nemmeno paragonabile. Giusto per farvi capire la differenza anche tra 1095 e 1095. Quello di Boker non è paragonabile a Tops OSI, capiamoci. 80 CRV2, diciamolo tutti in coro, anche perché domani, ragazzi, oggi è il 17 che sto registrando, il 18 esce il coltellino nuovo della Terava, ragazzi. Terava, attenzione, con lo Scrama, lo Jaccaripucco, ragazzi, 80 CRV2 da paura. 80 CRV2 provato anche sugli artigianali, provato anche su un industriale come il Brisa Trooper. Ragazzi, la tenuta del Terava secondo me è superiore. Il Brisa Trooper va da Dio, però non avete ancora visto la recensione. Anche qua, anticipazione. Però ragazzi, secondo me Terava tutta la vita. Se devo indirizzare uno sull'80 CRV2, Terava, costano poco, funzionano di brutto. SK5, ragazzi, che adesso si chiama anche SK85, provato solo fino a poco tempo fa sul Cold Steel SRK. Ragazzi, SRK di Cold Steel secondo me era andato bene,
però quando ho provato i prodotti della War Tough Gear, ragazzi, un altro mondo. Anche qua parliamo dello stesso acciaio, però lavorato in modo completamente diverso. È veramente un altro mondo. Torno un pelo indietro, però non vi ho detto sta cosa sul 3V, ragazzi. 3V provati, a parte quelli che ho detto che funzionano bene, Lion Steel, Benchmade e Bark River, scusatemi. Guarda, tutti sti nomi mi state facendo impazzire. Ivan mi fa impazzire questo video. A parte questi qua che sono sicuro di consigliarvi a pieni voti, mentre quelli di Cost Steel, sinceramente ragazzi, io sul Master Hunter e sulla K47 fisso non ho avuto assolutamente gli stessi risultati di Lion Steel, Benchmade e Bark River, assolutamente diversi. Quindi se devo consigliarveli, ragazzi, io vi consiglio di stare sulle tre marche che vi ho detto prima: Bark, Lion Steel e Benchmade, che andate sul sicuro. Adesso ho l'SRK in 3V da provare, magari ribalta tutta la situazione, però ragazzi stiamo a vedere. Ragazzi, spero di non aver fatto casino, perché comunque erano mille nomi, mille cose. Da tutti gli acciai, ragazzi, ricordandovi che sono pareri personali miei, dal parchetto del tagliagole è tutto, buona giornata e ciao!